Oh, Gianni, buongiorno, lieto di rivederti e Buongiorno. soprattutto, guarda, sono proprio contento che tutti questi trattori siano tutti finalmente tornati a casa, che hanno risolto tutti i problemi e stanno godendosi No, non è così? Aspetta che mi metto a posto i capelli. No, no, risolvere che siano quasi tutti tornati a casa è vero, che abbiano risolto le questioni non è vero, che Ah, però che si stia aprendo una fase nuova dell'iniziativa della mobilitazione, invece credo che sia l'elemento su cui bisogna prendere atto e consapevolezza. che meraviglia. Ma ti prego, dimmi E, qualcosa di più. Allora, intanto due osservazioni molto brevi. Io credo veramente che questa iniziativa che si è sviluppata per circa 2 mesi nelle campagne italiane abbia avuto caratteristiche talmente forti e talmente importanti per cui sono assolutamente convinto, la dico così, che con ogni probabilità niente sarà più come prima. Credo di aver ragionato con voi, con te, la volta scorsa che ci siamo incontrati, intorno a una questione. Qui è scesa in campo una generazione nuova di agricoltori in giro nelle strade, una generazione che ha fame di futuro e che porta alla grande domanda di futuro, il grande entusiasmo, il grande bisogno di protagonismo insieme naturalmente a molta inesperienza e a molte fragilità, come è giusto che sia. Quindi quello che è una grande forza, che è quella dell'entusiasmo, della voglia di futuro che i genitori di questi agricoltori che hanno animato e stanno animando le iniziative in giro per l'Italia non avevano più, avevano perso, essendo fondamentalmente una generazione, io l'ho definita così, sconfitta nei fatti, pur essendosi molto battuta negli anni. Questa nuova generazione naturalmente porta dentro, diciamo, tutti i problemi che ci consegna il quadro culturale di questo paese in questo momento, il rifiuto della politica, il rifiuto del sindacato, molti rifiuti e anche molto isolamento. Ti segnalo un primo elemento. Quasi tutti i presidi che si sono costituiti in questi mesi, che poi sono stati anche dei luoghi di aggregazione, vorrei dirti, non lo sono state le sedi dei sindacati, ma lo sono stati i presidi dei trattori nelle strade, nelle piazze, luoghi di incontro, in cui gente che prima non si conosceva si è ritrovata e in cui le esperienze più interessanti sono quelle dove questa nuova generazione si è incontrata, è riuscita a fare un passo in avanti oltre l'isolamento, a rompere l'isolamento, incontrando i cittadini e incontrando magari, come spesso è accaduto in diverse realtà, quanti degli agricoltori, non moltissimi, ma pur significativi, negli anni scorsi hanno condotto molte esperienze di resistenza, di proposte e di battaglie. Insomma, sono state un grande laboratorio. Naturalmente è una fase in cui ha parlato soprattutto la pancia piuttosto che la testa, mettiamola così. Va bene? E però è anche una fase in cui appunto ti segnalo, per esempio, che una delle tendenze è che ci dicono di quanto ci sia la voglia di non tornare a come si era prima, ogni presidio si sta costituendo la propria associazione, il proprio comitato, la propria realtà, con l'obiettivo di rimanere in contatto, di costruire iniziative. Naturalmente gli agricoltori non possono stare 365 giorni, non sono operai di fabbrica, c'è la terra, ci sono gli animali, ci sono i lavori del campo che non possono essere rimandati in alcun modo. E quindi quello che è stato possibile a gennaio o febbraio o a marzo diventa ovviamente più complesso e anche impraticabile perché ci sono, ripeto, il lavoro dei campi. Guai se non fosse così. Ma questo non è un segno di resa, questo invece è è un elemento lo sarebbe se non ci fosse nulla. In realtà in questo momento io ti posso testimoniare di un gran fermento, confronti, dibattiti. Il tema dappertutto è
come rimaniamo in mobilitazione, come la mobilitazione continua a contare, magari con quale forme diverse dallo stare nel presidio con le manifestazioni tutti i giorni nello stesso posto, muovendo i trattori. Una delle esperienze che si va affermando in questo momento è, te la segnalo subito, siamo stati noi di Agricoltura protagonisti insieme ad altri della nascita del coordinamento agricoltori e pescatori italiani, nata il 28 febbraio scorso in una assemblea importante, partecipata, costruita con il tam tam alla città dell'alta economia a Roma, un luogo importante, simbolico, perché è un luogo di aggregazione sociale in cui i contadini, gli agricoltori romani hanno condotto moltissime iniziative, noi stessi di altre agricolture, in una sala che poteva ospitare 130 persone, 140 persone, in realtà ce ne sono andate praticamente il doppio, fra Oh, chi stava in piedi, chi non è potuto entrare dentro, con delegazioni che sono arrivate da tutta Italia, da tutte le regioni, movimenti in realtà, e in cui per la prima volta si sono incontrati, insomma, abbiamo un po' fermato i trattori, li abbiamo lasciati parcheggiati e abbiamo ragionato di come si va avanti, perché c'è un tempo per gridare l'indignazione e scendere in campo dando voce alla rabbia, alla protesta, e poi c'è un tempo in cui devi azionare, devi un po' ragionare su come prosegui. Lì, in questo incontro dove si sono incontrate le realtà più diverse fra di loro, in particolare alcuni dei movimenti che sono sorti dal basso, agricoltori italiani con l'esperienza, per esempio, della mobilitazione del presidio della Nomentana, che ormai sono presenti in 18 regioni italiane, stanno costruendo la loro rete con altra agricoltura, la nostra rete storica di un movimento che ormai sono 25 anni che è presente nelle campagne italiane, ma insieme per esempio al movimento Pastori Sardi, insieme al movimento Riscatto che in una prima fase ha partecipato a questo dibattito, a questo confronto, al processo, insieme a tantissimi al popolo produttivo, ai pescatori che stanno irrompendo dentro l'iniziativa con la forza e anche che hanno e anche i problemi che hanno i pescatori in questo momento. È stato un momento importante con una caratterizzazione particolare. Non solo si sono ritrovate insieme realtà di tutta Italia, diverse fra di loro, i SIFUS, per esempio, un sindacato di base di braccianti agricoli, ma insieme si sono incontrate vecchie esperienze storiche di chi conduce, fra tutte vorrei ricordare una donna contadina meravigliosa, la Fiore, che ha condotto negli anni almeno 3 scioperi della fame, ormai è una anziana contadina che è venuta lì a cedere il testimone ai giovani, no? Esortandoli all'unità, allo stare insieme, a proseguire il percorso, come i tantissimi giovani che si sono e che stanno esprimendo la voglia di riprendere in mano il proprio futuro. Naturalmente sono piani molto diversi, sono esperienze molto diverse che richiedono anche un tempo, oltre che una volontà, per imparare a stare insieme. I presidi ci hanno insegnato in questi giorni a riconoscersi, a capire chi fa le passeggiate strumentali magari per qualche obiettivo appunto strumentale corto e così via, e chi invece questo SB che invece investe dentro con la partecipazione vera dentro la costruzione di un movimento. Questo moto che ancora non era un movimento, ha incominciato a diventarlo. Per diventare un movimento non occorre solo la voglia di mettersi insieme, ma serve naturalmente anche un progetto, servono linguaggi comuni, servono obiettivi comuni, servono... E uno degli elementi importanti è che i soggetti che hanno partecipato a quel giorno del 28 hanno fra le altre, fra le caratteristiche in comune, una che è importante, sono tutte quante realtà che si sono
incontrate sia nei presidi che al tavolo di confronto con il governo nazionale aperto il 13 del mese scorso. Quindi sono realtà sociali che hanno a cuore un obiettivo, quello non solo di condurre delle battaglie, ma anche di farle valere con l'obiettivo di portare a casa dei risultati. Un movimento che non si ponga il tema di portare a casa il cambio della condizione in cui tu sei entrato dentro il movimento è un movimento di chiacchieroni e magari che ha alle spalle altri obiettivi, qualche candidatura, l'idea che pure abbiamo sentito in maniera molto pittoresca venire avanti con l'idea delle rivoluzioni contadine, non che non ci sia bisogno di rivoluzione, ma insomma, qui dobbiamo prima capirci di grandi cambiamenti, qui dobbiamo prima capirci su di che stiamo parlando, insomma, e come vogliamo realizzare, qual è il progetto dell'agricoltura intorno a cui stiamo lavorando. Quel giorno si è deciso un primo atto che si è consumato qualche giorno fa, la settimana scorsa, in una iniziativa che si è tenuta in piazza del Campidoglio. In 3 giorni abbiamo convocato una iniziativa importante, c'è stato un incontro importante di mobilitazione, circa 400-500 persone si sono ritrovate non per riempire le piazze con le masse oceaniche, ma per decidere finalmente il punto di partenza di una nuova fase. E te lo dico subito, fra l'altro domani pomeriggio alle ore 15 online ci sarà un incontro in cui i componenti di questo neonato coordinamento, che ormai vede moltissime realtà che stanno aderendo, ieri per esempio che sta facendo riunioni regionali per ritrovarsi insieme, costruire una rete concreta di iniziative, sta lanciando una proposta che domani formalizzeremo dentro una sua progettualità che però è già definita. Lanciamo una campagna di mobilitazione di 100 giorni ehm, in cui, che svilupperemo nei territori. Questa idea di andare a Roma per assaltare il potere e portare a casa il tutto e subito si è rivelata per quello che è, cioè una idea fondata su nulla fondamentalmente. Non ripeto che non ci siano bisogni di rivoluzioni, ma insomma le rivoluzioni non si fanno proprio così, no? Nel senso si fanno perché conti su un'idea che nella società è avanzata e nella società è l'idea del cambiamento, quindi conti sul protagonismo non di piccoli gruppi magari che fanno molto rumore perché ci sono 100 trattori, ma insomma sono sempre 100 persone, cioè, nel senso che noi siamo un po' 65 milioni di italiani e insomma dobbiamo vedere un po' e quindi serve un processo di coinvolgimento della società che è possibile proprio perché durante i 2 mesi di mobilitazione abbiamo registrato moltissima simpatia nei confronti degli agricoltori. Ora bisogna farla valere e farla diventare forza, farla diventare progetto. Ehm, L'idea è quella di una mobilitazione di 100 giorni, la stiamo intitolando così, 100 giorni per cambiare l'agricoltura e la pesca, riaprendo la speranza. L'idea è che intorno ai 5 punti che noi stiamo portando al tavolo di confronto con la politica e con il governo si conducano 5 giornate di mobilitazione nazionale a partire dalla settimana dopo Pasqua, in cui che saranno scandite una ogni 15 giorni. La caratteristica nazionale non è nel fatto che noi ci ritroviamo a Roma tutti quanti insieme per annunciare 20.000, 30.000, 50.000 persone e poi ritrovarsi 1.000, insomma, no? Come pure è accaduto in questo periodo, ma è nazionale perché si svilupperà in tutti i territori, quindi i trattori che saranno ritornati nelle terre a lavorare si rimaterializzeranno insieme, speriamo, ai loro alleati, ai cittadini, ai braccianti, ai consumatori per fare 5 giornate di mobilitazione su 5 temi strategici che sono
il controllo del mercato, le regole per il controllo del mercato, che significa dentro le questioni no al dumping, sì al controllo del mercato, no alle aree di libero scambio, ai trattati internazionali ineguali, no? E così via. La questione della redditività, del diritto a produrre, non esiste un'agricoltura se le imprese non hanno reddito, insieme al fatto che gli lavoratori devono avere il salario e il cibo deve essere un cibo giusto a un prezzo giusto per i consumatori. La terza giornata, ora al di là dell'ordine, perché questo adesso lo stiamo decidendo, quale sarà la prima, la seconda, la terza, una terza giornata sarà sulla grande questione dell'indebitamento del sistema agricolo. Abbiamo più volte denunciato che l'indebitamento del sistema agricolo non è legato alla capacità delle imprese di fare, degli agricoltori di fare impresa, ma al crack del sistema, per cui sono stati fatti grandissimi investimenti non remunerati dal mercato, evidentemente, quindi la grande questione del reddito. La grande questione del rapporto fra l'agricoltura e l'ambiente. Basta con l'idea che gli agricoltori chiedono più chimica e chiedono mani libere per insozzare il pianeta pur di farsi i fatti loro. Noi siamo i primi custodi dell'ambiente, siamo i primi a pagare il prezzo dei cambiamenti climatici, siamo i primi che abbiamo interesse al risanamento ambientale, solo che la gestione dell'ambiente non può essere fatta il risanamento contro le imprese, deve essere fatto con le imprese e con gli agricoltori. Per ultimo c'è il grande tema della democrazia sindacale. Basta, non se ne può più dei sindacati politicizzati che monopolizzano in maniera antidemocratica, appropriando i servizi, la rappresentanza in maniera antidemocratica e impongono una burocratizzazione dell'apparato dell'impresa perché hanno bisogno di lucrare sui passaggi burocratici che sempre più stanno. Questi cinque grandi temi saranno le cinque giornate che articoleremo in maniera diversa ai porti, alle camere di commercio, a Equitalia, nelle banche, in un sistema in cui abbiamo molto interesse che passino i contenuti del movimento. E nel frattempo noi con quelle cinque giornate che faremo parliamo al governo, perché sono i cinque, e alla politica, sono i cinque temi su cui stiamo aprendo il confronto sia con il governo che con la politica. Dopo queste cinque, e faremo rete fra di noi, svilupperemo l'iniziativa. Immagina cosa vorrà dire che nello stesso giorno in Italia, in tutte le province, in tutte le regioni italiane, dovunque riusciremo ad arrivare, si condurrà la stessa iniziativa sullo stesso documento con le stesse parole d'ordine. È un elemento di grande unificazione di questa esperienza che potrà, come speriamo, contribuire a far diventare questo moto spontaneo popolare in un movimento, in una forza sociale che evidentemente ha l'obiettivo di cambiare le cose parlando alla società e parlando alla politica. Alla fine, dopo questi 75 giorni in chiusura, eh, useremo gli altri 25 per riconvocarci in una manifestazione. Ora, se i 25 li faremo alla fine dei 75 giorni o li faremo ai primi di settembre, vedremo. L'importante è che quando torneremo a Roma saremo davvero decine di migliaia di persone, perché avremo costruito un percorso, perché avremo fatto a Roma o dovunque decideremo di andare, in qualche maniera. Non c'è il manuale delle giovani marmotte che ci impone di fare una cosa piuttosto che un'altra. Siamo in un percorso di confronto, di condivisione assolutamente decisivo. Noi diciamo al governo oggi con questo che ci risiederemo al tavolo, ma diciamo anche al governo una cosa altrettanto chiara, davvero in conclusione, Carlo, e ti ringrazio di avermi potuto spiegare, aver potuto spiegare e annunciare questo passaggio. Quindi questo è un processo
che richiede, che sta diventando maturo. Noi chiediamo alla politica di essere matura e di essere all'altezza del compito. Basta con gli slogan vuoti, noi abbiamo bisogno di un confronto serio, ma abbiamo bisogno anche di misure urgenti, perché sappiamo che quello di cui stiamo parlando richiede tempo, cioè richiede riforme. Nel frattempo, però, il malato non può morire, l'agricoltura non può morire, servono misure immediate, urgenti, che non devono arrivare alla fine della discussione, sono la premessa necessaria perché il tavolo di confronto con la politica abbia un senso. Noi ne indichiamo tre. Serve una misura urgente sull'indebitamento per interrompere i danni terribili, serve in attesa delle riforme sulle regole del gioco che le misure che già esistono di controlli vengono applicate, perché non si fanno, perché molto semplicemente le merci pur e se servirà altro, non basteranno, ma intanto quelle che ci sono accidenti vengano applicate. Non si può stare con gli occhi foderati di mortadelle e le orecchie piene di cera di fronte a tutto quello che accade. E per ultimo, sta per arrivare la stagione di raccolta del grano, sta per arrivare la mietitura, che è una grande risorsa in tutto il paese. Noi non ci possiamo permettere quest'anno di regalare il destino dei nostri cerealicoltori, di tanta parte della nostra agricoltura, ai tagliaborse e ai tagliagola che stanno imponendo loro dei prezzi da miseria. Peseremo il governo su tutto questo, perché non basta annunciare, come ha fatto il governo, in maniera importante, per esempio, che è andato in Europa a dire due o tre cose, di cui ne voglio ricordare una. Il governo è andato in Europa ed ha detto che negli accordi commerciali internazionali serve la reciprocità. Bene, e in attesa che questa reciprocità si attui, noi vogliamo capire da questo governo che cosa c'è dentro il piano per l'Africa. Per esempio, vogliamo come intende dentro un piano che non ha fatto l'Europa, che ha fatto il governo italiano, come intende far valere la reciprocità, e vorremmo capire perché ancora non è stata bocciata la costruzione dell'area di libero scambio con il Mercosur, con il sud dell'Africa, con il Nord Africa. Insomma, al governo stiamo dicendo fermi tutti, bene il confronto, però servono i gesti immediati. Gianni, fantastico. Io ti ringrazio. Molte cose mi hanno colpito di ciò che hai detto. Beh, comincio con quella delle 5 giornate. Io non so se la farete a Milano. No, perché più che altro mi ricorderebbe un evento passato di un po' di anni fa, che coincidentemente, se ben ricordo, era proprio fra il 18 e il 22 di marzo. Oggi è il 21, vedi tu. Quindi poi una seconda cosa m'ha colpito è quella dei pescatori, anche perché i trattori, questi colossi che son dietro di me, li abbiam visti in giro per le strade, ma i pescherecci per strada non ci potevano mica andare. Quindi non ci siamo resi conto che c'erano anche loro, caspita, e che sono Cioè, un'altra delle ricchezze straordinarie di questo paese. Quindi sono veramente felice di questa notizia e che tu mi abbia sconfessato quando all'inizio io ho detto che era finito tutto perché era tutto risolto. Diciamo che siamo sulla buona strada, mi sembra di capire, e spero che i nostri ascoltatori possano riverberare questo tuo messaggio affinché tutti ne siano coinvolti. Non ho detto soltanto consci, ho detto coinvolti, perché è qualcosa che deve riguardare non soltanto chi lavora nei campi o lavora in mare, deve riguardare anche ognuno di noi, in quanto italiani, in quanto consumatori, in quanto esseri umani. Gianni, io ti ringrazio infinitamente di questa puntata, ti aspetto per una prossima dove mi parlerai delle 5 giornate e delle altre 25, quindi si parlerà di matematica. Gianni, ti auguro una fantastica giornata, grazie infinite di tutto. Ciao e ciao, complimenti. grazie, grazie a voi.